Ciao a tutte, benvenute sul canale del Cestino dei Tesori Maya e Uncinetto. Oggi vedremo insieme la realizzazione di questo paio di pantaloncini. Un paio di pantaloncini che, come vedete, è realizzato con la tecnica Granny, ma non nel modo tradizionale, quindi partendo dall'alto e andando a lavorare verso il basso. Quello che noi abbiamo fatto in questo caso è stato partire dal basso, operare delle diminuzioni verso la parte, diciamo, della vita e poi completare il tutto con degli inserti sempre appunto Granny e poi la fascia di punto alto per la vita e le fasce di Granny e punto alto per le gambe. Allora, il pantaloncino si lavora in tondo. La misura che dovete prendere come riferimento è quella dei fianchi, poi man mano opereremo le diminuzioni, ci sarà un restringimento sulla parte della vita. La parte della vita in questo caso è di circa 80 cm, quindi 40 e 40, la vedete un po' più piccola qua ma si estende fino a 40 cm, e la parte dei fianchi invece arriva quasi a 100 cm, quindi quasi a un metro, ed è appunto la parte più larga del pantaloncino. Queste sono le due misure di riferimento che dovete prendere, quindi io vi direi di partire dalla circonferenza dei fianchi e poi man mano restringete fino al momento in cui arrivate alla vita. Per arrivare alla misura all'altezza di, vi dico subito, 25 cm complessivi, io ho fatto allora 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 giri completi, poi ho fatto l'inserto, poi ho fatto 2 giri di punto Granny per la gamba del pantaloncino e 2 giri di punto alto. Per quanto riguarda invece la fascia superiore, ma ovviamente vedremo insieme tutti i passaggi nel corso della realizzazione, ho fatto 1, 2, 3, 4, 5, 6 più un giro di punto gambero. E la rifinitura io l'ho fatta con una cinturetta che ho fatto con una semplicissima catenella e poi ho applicato queste stelline che sono naturalmente opzionali per dare proprio come dire, un tocco particolare al pantaloncino. Potete applicarle, potete non applicarle. In un separato video vi farò vedere anche la realizzazione semplicissima di queste stelline. Mi sembra di avervi detto tutto, adesso passo alla presentazione dei materiali. Io ho utilizzato questo filato che è Yarn Art Jeans, è un filato composto da 55% di cotone e 45% di fibra acrilica, è un filato che ha 160 metri per 50 grammi, l'uncinetto consigliato è 3-4, io ho usato il numero 3,5 per avere una lavorazione compatta ma non troppo fitta. Vi serviranno, io appunto ho utilizzato 5 colori che sono un rosa ciprio, un rosa intenso, un viola chiaro, un viola scuro e questo acqua marina, questo Tiffany, questo verde Tiffany. Poi ho utilizzato un uncinetto del 3,5 come vi dicevo, un paio di forbici, un ago da lana e 2 marcapunti. Come vedete io ho sempre davanti a me la riga per la misurazione, perché è molto importante prendere le misure man mano che lavorate. Questo vi consente di avere un pezzo che sicuramente poi è conforme a quello che, diciamo, all'utilizzo che ne dovete fare, quindi si adatta alla taglia a cui dovete destinarlo. Io credo di avervi detto tutto, vi ricordo, se ancora non lo aveste fatto, di iscrivervi al canale e cliccare la campanella per non perdere i prossimi aggiornamenti. E intanto vi lascio al tutorial e vi auguro buon lavoro e buon divertimento. Eccoci pronti a vedere come realizzare questo delizioso pantaloncino in un modello che ha una realizzazione un po' particolare. Allora, io ho avviato per questo pantaloncino 198 catenelle, che sono un multiplo di 3. Mi fanno 66 gruppi di 3 maglie alte. Non vi faccio vedere né la catenella né i primi punti perché è un lavoro lungo e che nulla aggiunge a chi sa già lavorare ad uncinetto. Per chi non sa già lavorare ad uncinetto, vi consiglio di guardare un video di scuola in cui imparare a fare la catenella, la chiusura in cerchio con la maglia bassissima e il punto alto. Diciamo che l'intento di questo tutorial non è quello di fare scuola di uncinetto, ma semplicemente di farvi vedere come realizzare questo pantaloncino se avete già delle nozioni di base. Quello che vi farò vedere è, diciamo, la fine del giro in cui io ho fatto, diciamo, la preparazione di tutto il lavoro che faremo successivamente. Quindi abbiamo detto 198 catenelle per 66 gruppi di 3 maglie alte. Come lavoriamo questi gruppi di 3 maglie alte?
Facciamo un gruppo di 3 maglie alte, saltiamo 2 catenelle, nella terza catenella andiamo a lavorare 3 maglie alte, 2 e 3, saltiamo le 2 catenelle e nella terza catenella andiamo a lavorare le 3 maglie alte. Saltiamo le 2 catenelle e nella terza andiamo a lavorare le 3 maglie alte, e così abbiamo fatto un anello con 66 gruppi di 3 maglie alte. Adesso ci ricongiungiamo alla terza catenella di avvio, facciamo una maglia bassissima e con 2 maglie bassissime ci spostiamo all'interno dello spazio che c'è tra i 2 gruppi di 3 maglie alte. Facciamo una maglia bassissima e poi facciamo 1, 2 e 3 catenelle. Facciamo nello stesso spazio 2 maglie alte e poi, scusate ma qua si sono un po' ingarbugliati i fili, ecco qua, così. E poi saltiamo allo spazio successivo in cui andiamo a fare 3 catenelle. Io ho preparato qui 2 marcapunti perché ogni 33 spazi, quindi facciamo 32 gruppi di 3 maglie alte e nel 33esimo spazio metteremo il marcapunti, anche se io comunque faccio 33 diviso 2 fa 16. Io lo metterò al 17esimo, adesso vedrete cosa intendo. Allora qua ho fatto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Allora abbiamo detto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Avevo detto 17, adesso vi spiego perché ci fermiamo al 15. Allora ricontiamo per sicurezza. Qua abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Allora nel 16esimo spazio, quindi questo è il 17esimo, avremmo potuto mettere in realtà prima il marcapunti, lo mettiamo adesso uguale. Quindi nello spazio che precede il marcapunti andiamo a lavorare, anziché 3 maglie alte ne lavoriamo 2, poi togliamo il marcapunti, nello spazio, scusatelo, nello spazio lavoriamo una maglia alta, passiamo allo spazio successivo e lavoriamo 2 maglie alte. In questo modo cominciamo a creare un restringimento. Il marcapunti lo metteremo sulla maglia singola che abbiamo fatto e proseguiamo il nostro lavoro. Adesso guardate, per comodità li conto prima: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32 e al 33esimo metto il marcapunti. Adesso vi spiego un'altra cosa. Allora, perché io qua l'ho messo dopo 17 e qua lo metto dopo 33? Perché questo qua, sostanzialmente questa giuntura qua si troverà sul fianco, quindi guardatelo così il pantaloncino. Questo è il davanti e questo è il dietro. Quindi la giuntura del giro si troverà sul fianco, non la faccio venire né davanti né dietro, ma sul fianco. Quindi questa è la metà di questa misura qua. Adesso chiaramente per andare invece dall'altra parte, siccome non ci sono giunture, abbiamo contato esattamente gli spazi che ci servono. Quindi adesso io proseguo facendo 3 maglie alte per ogni spazio fino ad arrivare al penultimo spazio, come l'abbiamo visto poco fa. Siccome è un po' lungo, ci vediamo dopo. E come vi dicevo, eccoci arrivati al punto in cui dobbiamo fare la stessa cosa che abbiamo fatto dall'altra parte. La rifacciamo insieme. Quindi sono arrivata al penultimo spazio prima del marcapunti, faccio 1 e 2 maglie alte, tolgo il marcapunti, faccio una maglia alta nello spazio dove c'era il marcapunti, rimetto il marcapunti in questa maglia e dopodiché proseguo facendo 2 maglie alte nello spazio successivo e poi proseguendo fino alla fine del giro. Alla fine del giro non solo appunto dovremo finire il giro, ma dovremo anche cambiare colore in modo da avere l'alternanza che vedete qua sopra. Allora io adesso faccio così, arrivo alla fine del giro, cambio il colore, che semplicemente io stacco e anzi no, ve lo faccio vedere, ecco, ci vediamo dopo. Ecco, come vi dicevo, sono arrivata alla fine del giro. Allora vi faccio vedere. Ho fatto l'ultimo gruppo di maglie alte, entro nella terza catenella di avvio, faccio una maglia bassissima, con 2 maglie bassissime mi muovo fino al primo spazio tra le 2 maglie alte, tra i 2 gruppi di 3 maglie alte, taglio il filo e via. Adesso io ricomincio esattamente da dove avevo finito il giro precedente, cioè il primo giro, quindi nello spazio che precede la chiusura. Faccio il mio cappietto, entro qui, faccio una maglia bassa e 2 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, poi faccio altre 2 maglie alte e come vedete nel frattempo ho lavorato la codina, dopodiché mi sposto direttamente nell'altro spazio dove c'è la chiusura del giro precedente, lavoro anche qui la codina nella mia lavorazione e sostanzialmente basta una puntina d'ago per fissare bene il filo e abbiamo finito diciamo il fissaggio. Adesso io vado avanti velocemente. Anche se preferisco continuare e farvi vedere poi cosa succede, diciamo, dove abbiamo il marcapunti. Ci vediamo fra un po'. E siamo arrivati di nuovo in prossimità del marcapunti. Allora, vedete, questo è il punto centrale, quindi abbiamo uno spazio qua, uno spazio qua. Noi ci fermiamo sempre prima degli spazi che sono proprio attaccati al marcapunti e facciamo una e 2 maglie alte, poi ai due lati del marcapunti dove abbiamo scusate del punto in cui abbiamo messo il marcapunti andiamo a fare 2 maglie singole e tra le 2 maglie singole adesso rimettiamo il marcapunti. Nello spazio successivo andiamo a fare 2 maglie alte. Allora, ricapitolando, abbiamo il punto centrale
ai due lati del punto centrale faremo 2 punti singoli. Negli spazi immediatamente antecedenti e successivi andremo a fare 2 maglie alte anziché 3. Proseguiamo naturalmente con le 3 maglie alte fino all'altro marcapunti, dove faremo esattamente la stessa cosa. Io vi farei vedere tutto il procedimento, ma è lungo, quindi direi che anche in questo caso preferisco staccare e poi farvi rivedere questo passaggio quando saremo dall'altra parte. Quindi ci vediamo fra poco. E siamo tornati a dove c'è il marcapunti. Allora, ripetiamo quello che abbiamo fatto prima. Abbiamo detto che il marcapunti si trova su un punto centrale, quindi a destra e a sinistra e a destra del marcapunti andremo a fare una maglia e una maglia. Nello spazio che precede lo spazio, diciamo, del punto centrale andremo a fare 2 maglie alte anziché 3, 1 e 2. Poi facciamo la maglia al fianco del marcapunti, togliamo il marcapunti, facciamo la maglia dall'altra parte, rimettiamo il marcapunti tra le 2 maglie alte, proseguiamo con un gruppo di 2 maglie alte e poi andiamo avanti fino alla fine del giro con le 3 maglie alte. Adesso, siccome io questa volta non devo neanche cambiare colore, vado avanti fino a portarmi dall'altra parte dove inizieremo la quarta riga di questo motivo, perché dovete sapere che questa sequenza si ripeterà per 4 giri, quindi ogni 4 giri si ripeterà la stessa sequenza. Adesso poi vi spiego esattamente come funziona la sequenza, poi facciamo l'ultimo giro della sequenza, poi rifacciamo il primo, perché il primo, come vedete, l'abbiamo fatto con una riga semplice senza fare diminuzioni, perché era il giro di base. Quindi adesso dobbiamo fare questo lavoro per un'altra riga, quindi creare un'altra riga della sequenza, e dopodiché ripartiamo con la prima riga, che è quella in cui, appunto, come vi dicevo, non abbiamo fatto né aumenti né diminuzioni. Ci vediamo dopo. Siamo nuovamente a quel punto, ovvero dove c'è il marcapunti. Vedete, adesso io ho il marcapunti al centro, poi ho 1 e 2 spazi ai lati, e poi adesso io ho fatto già le 3 maglie alte. Quindi adesso questo giro come si fa? Si fa che si fanno le 3 maglie alte, e nei 3 spazi centrali per ogni spazio si fa una maglia alta, una maglia alta, una maglia alta e una maglia alta. Quindi semplicemente così, 3 maglie alte prima di iniziare, diciamo, gli spazi centrali, 3 maglie alte, una maglia alta per ognuno degli spazi centrali, poi si ricomincia con le 3 maglie alte. 1, 2 e 3. Adesso il marcapunti lo mettiamo qua nel punto centrale, quindi ne abbiamo 3, lo mettiamo nel punto centrale e proseguiamo così, e la stessa cosa faremo dall'altra parte. Questa è la quarta riga della sequenza. Allora, la prima sequenza, ma poi la rivediamo insieme perché così risulta più chiaro poi come gestirla dopo le diminuzioni. La prima sequenza sono i 2 gruppi di 3 maglie alte normali, la seconda sequenza sono 2 maglie alte, una maglia alta, 2 maglie alte, la terza sono 2 maglie alte, una maglia alta, una maglia alta, 2 maglie alte, la quarta sono maglia alta, maglia alta, maglia alta nei punti centrali, nei 3 punti centrali. La stessa cosa andremo a fare dall'altra parte. Ve lo faccio vedere ancora una volta, così poi possiamo ripartire direttamente con questa riga qua, che vedremo insieme come gestire una volta che avremo effettuato le diminuzioni. Ci risiamo? Allora, abbiamo detto che abbiamo 1, 2 e 3 spazi centrali, quindi andiamo a lavorare diciamo a destra e a sinistra degli spazi centrali con 3 maglie alte. Poi andiamo a fare una maglia alta per ciascuno dei 3 spazi centrali, quindi togliamo il marcapunti, facciamo 1, 2 e 3.
il marcapunti lo rimettiamo nel punto centrale dei 3, quindi nel secondo, rimettiamo il marcapunti, lavoriamo le 3 maglie alte e abbiamo finito la nostra sequenza. Vedete? Nel frattempo adesso vi faccio vedere che queste diminuzioni hanno comportato la formazione di questo archetto, lo vedete? E già si comincia a vedere la modellazione della gamba del pantaloncino. Andando avanti questa cosa sarà ovviamente molto più accentuata, ma lo vedremo più avanti. Allora io adesso proseguo, ci rivediamo quando avrò raggiunto questa parte qua in cui vi faccio vedere la ripetizione della prima riga e poi vi spiegherò un po' come gestire anche l'altezza del pantaloncino. Ci vediamo dopo. Ed eccoci qua, nel frattempo vedete ho cambiato anche colore con lo stesso sistema che avevo utilizzato prima e siamo in prossimità del nostro segnapunti. Allora, a questo punto io vado a fare 1, 2 e 3 maglie alte prima delle 3 maglie singole centrali, salto le 3 maglie singole centrali e vado a fare la stessa cosa dall'altra parte, 2 e 3, e così praticamente ho ripristinato la prima riga. Vedete che ci sono 2 gruppi di 3 maglie alte senza nessuna separazione. Dopodiché quando dovrò rifare la sequenza ripartirò da questa, questa, questa e questa. Allora nel tutorial vi segnerò i numeri delle righe così capirete qual è la sequenza, basta riguardare quello che abbiamo fatto nelle diverse righe e poi una volta che avete preso dimestichezza non avrete più neanche bisogno di tornare indietro con il video, ma vi basterà guardare il lavoro per vedere le righe sotto, diciamo per vedere le righe sotto e capire quale arriva nella sequenza successivamente a quella che state realizzando. È tutto molto semplice, più semplice a farsi che a dirsi, e vedrete che è anche abbastanza intuitivo. Allora, a questo punto io vi farei vedere dall'altra parte, ma intanto vi spiego cosa dovete fare diciamo per arrivare poi all'altezza del pantaloncino desiderata, che insomma per questa taglia qua dovrebbe essere più o meno di 18-20 cm, quindi l'altezza da qui al bordo dovrebbe essere di 18-20 cm. Dovete semplicemente ripetere queste 4 righe fino al raggiungimento dell'altezza desiderata. Poi vedrete che si sarà formato un avvallamento al centro. Quell'avvallamento lo lavoreremo poi successivamente sempre con le nostre righe colorate, facendo diciamo un motivo di riempimento, ma questo lo vediamo dopo. Vedo che nonostante io abbia parlato tanto, anzi mi sono dimenticata di rimettere il segnapunti, vedete, lo vedete? Qua ci sono le 3 maglie, io rimetto il segnapunti, lo rimetto qua, manca ancora un pochino, quindi direi che vado avanti e ci vediamo dopo. E rieccoci. Allora abbiamo detto che abbiamo questi 3 punti centrali e ai lati di questi 3 punti centrali andiamo a fare semplicemente 2 gruppi di 3 maglie alte. Quindi prima del gruppo di 3 maglie alte facciamo 3 maglie alte nello stesso spazio, dopodiché 1, 2 e 3 le saltiamo e andiamo a fare 3 maglie alte nello spazio successivo. Rimettiamo il marcapunti e quindi abbiamo detto che questa è la ripetizione della prima riga che abbiamo fatto. Adesso per ricomporre tutto il motivo dobbiamo ripetere questa, questa e questa, quindi maglia alta centrale ai lati 2 gruppi di 2 maglie alte, poi 2 maglie alte centrali ai lati 2 gruppi di 2 maglie alte, poi invece questo quarto motivo è maglia alta, maglia alta, maglia alta nei 3 spazi centrali e poi invece sui lati abbiamo i gruppi di 3 maglie alte normali. Per arrivare all'altezza del nostro pantaloncino dobbiamo ripetere tante volte questa sequenza quanto ci
quanto ci serve per arrivare appunto all'altezza che desideriamo. Quindi io adesso proseguo autonomamente e ci vedremo poi quando bisognerà andare a lavorare sulla parte centrale del pantaloncino. Ci vediamo dopo. Ed eccoci qua. Come vedete io sono andata avanti con le mie righe e sono arrivata, ho fatto complessivamente 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, questa è la 17ª riga. Qua sono arrivata a un'altezza di 15 centimetri. Complessivamente io ho iniziato a 48 cm sulla parte bassa e poi mi sono fermata sui 42 cm sulla parte alta, quindi c'è stato un restringimento. Questa è appunto la parte in cui andranno poi lavorate le gambe, questa è la parte della vita. Allora cosa facciamo adesso? Vi faccio vedere l'ultimo giro, ha una piccola variazione. Vi ricordate che il primo giro era di due gruppi di 3 maglie alte affiancati? Noi faremo un gruppo di 3 maglie alte ai lati delle 3 maglie singole. Vi ricordate, il quarto giro era formato da 3 maglie singole, 1, 2 e 3 maglie singole. Poi entreremo nella maglia centrale e faremo una maglia alta e poi proseguiremo facendo 3 maglie di fianco, quindi in più io ho aggiunto questa maglia centrale. Allora rimettiamo il marcapunti e finiamo il giro. Poi vi faccio vedere perché mi sono già portata avanti dall'altra parte, giusto per farvi capire poi cosa facciamo successivamente, perché dobbiamo naturalmente raddrizzare questa parte concava che si è formata lavorando in questa maniera qua. Allora adesso, come vedete, il giro si è anche ridotto parecchio perché nel frattempo abbiamo operato numerose diminuzioni e quindi è anche molto più veloce da lavorare. Ok, vado avanti ancora fino a finire il giro. Due e tre, manca davvero poco adesso. 1, 2 e 3 e 1, 2 e 3. Ok, abbiamo finito. 2 e 3. E chiudo. Anche stavolta mi sono dimenticata le forbici, non ce le ho portate di mano, per cui lo faremo così. Allora adesso vi faccio vedere direttamente cosa ho fatto dall'altra parte. Allora vedete che qua io ho raddrizzato, vedete che qua c'è un angolo che si forma dovuto alle diminuzioni che abbiamo operato. Dobbiamo adesso colmare questo angolo con dei giri di diciamo non interi, quindi iniziamo in un certo modo e poi andiamo avanti e vi faccio vedere come. Allora io cosa ho fatto? Partendo dal centro ho contato 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, quindi dal decimo contiamo dal centro, da questo qua facciamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, quindi qua io metto il mio marcapunti. Vedete? Allora, questo è il centro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Adesso inizieremo da qui, da dove abbiamo messo il nostro marcapunti, facendo il nostro solito cappietto sull'uncinetto. E facciamo una maglia bassa,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 e 10. Dopodiché cominciamo a lavorare come di consueto facendo 3 maglie alte in ogni spazio, quindi faremo 9 gruppi di 3 maglie alte per arrivare al centro del nostro pantaloncino. Questo diciamo che è il giro un po' più complicato perché dobbiamo fare questo conto qui, ma dal secondo diventa molto più semplice perché abbiamo come riferimento sempre quello da cui abbiamo iniziato sotto. 2 e 3, 1 2 e 3 e siamo a, adesso vi dico, qua si è un po' ingarbugliato il filo, ok, adesso no, uno, 2 e 3, 1 2 e 3 e ne abbiamo 1 2 3 4 5 6 7 8 e 9. A questo punto togliamo il marcapunti e sulla maglia singola andiamo a fare una maglia singola in questo modo qui, vedete? Poi saltiamo il primo gruppo di 3 maglie alte e dopo facciamo il gruppo di 3 maglie alte. Rimettiamo il marcapunti in questo modo e proseguiamo. Ci vediamo alla fine di questo giro. Concludiamo il giro con una maglia bassissima nello spazio successivo. Catenella di sicurezza, stacchiamo il filo e prendiamo un filo di colore diverso. Facciamo sempre questo lavoro qua, nel senso che dobbiamo andare a ridurre questo divario, diciamo questo angolo, lavorando nel modo che abbiamo visto. Quindi adesso saltiamo il primo e il secondo, nel terzo facciamo una maglia bassa, così, dopodiché lavoriamo 1 2 3 1 2 3 1 2 e 3 1 2 e 3 1 2 e 3, siamo a 5, giusto? Dobbiamo fare il sesto gruppo di 3 maglie alte, dopodiché togliamo il marcapunti e sul punto alto del giro precedente andiamo a fare un punto alto. Anche dall'altra parte salteremo il gruppo di 3 maglie alte e andremo a lavorare le 3 maglie alte nello stesso spazio, così. Quindi 6 da questa parte e 6 da questa parte, 2 e 3 e siamo a 2, 1 2 e 3 e siamo a 3, 1 2 e 3 e siamo a 4, 1 2 3 e siamo a 5, 1 2 3 e abbiamo finito il giro. Facciamo una maglia bassissima, catenella
e si stacca il filo. Ok, adesso vi faccio vedere, seguendo la logica che abbiamo seguito finora, sempre con questo filo, perché sono 2 giri per ogni colore. Facciamo il cappietto, saltiamo i primi 2 spazi e nel terzo facciamo la maglia bassa e poi andiamo a lavorare 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, maglia alta sulla maglia alta, 1, 2, 3, 1, 2 e 3, 1, 2 e 3 e maglia bassissima nello spazio. Adesso abbiamo l'ultimo colore. Con l'ultimo colore c'è una piccolissima variante, perché altrimenti non ci viene il diciamo il motivo che dobbiamo fare. Dobbiamo ridurre di 1, nel senso ne saltiamo soltanto uno gruppo di 3 maglie alte, non 2. Ok, adesso quindi saltiamo questo, qua facciamo il nostro la nostra maglia bassa, poi facciamo gruppo di 3 maglie alte, maglia alta sulla maglia alta, gruppo di 3 maglie alte e abbiamo praticamente finito. Quindi questo è l'ultimo giro che facciamo. Facciamo la maglia bassissima, catenella e si stacca il filo. Allora, finita questa parte qua, adesso dobbiamo semplicemente rifinire il tutto con una fascia a maglia alta. Quindi io ho iniziato da dove abbiamo finito l'ultimo giro intero e faccio una maglia alta per ogni maglia alta del giro precedente, in questo modo qua. Quindi entro in tutti i buchini del giro precedente, qua c'è la giuntura e quindi mi sposto qua, maglia alta. Nel frattempo, come vedete, sto anche lavorando le codine, in modo che poi le taglio e non devo più preoccuparmi di fissarle perché sono già fissate. Quindi per ogni maglia alta del giro precedente io vado a lavorare una maglia alta e faccio così un bordo alto quanto voglio. Lo posso fare più o meno alto in base a quanto voglio alta la vita di questo pantaloncino. Vedete, qua c'è già il primo punto basso dell'integrazione che ho fatto e vado a lavorare anche dentro quello, poi lavoro su tutte le maglie del giro sottostante in questo modo, vedete, così, una per una, una per una, una per una. Qua c'è l'altra maglia bassa, entro dentro e faccio la mia maglia alta, qua c'è lo spazio e come vedete così praticamente io raddrizzo tutto il lavoro, cioè faccio come dire, un livellamento di tutto il lavoro che ho fatto. Ops, devo metterlo dentro così. Adesso io proseguo e lo vediamo poi quando avrò finito tutta la fascia. La fascia, diciamo, la faccio circa 5-6 righe, insomma dipende, adesso poi vi dico quando l'avrò terminata e poi vediamo insieme come proseguire. A dopo. Ritrovate. Allora, io sono andata avanti, come vi dicevo, e ho continuato a fare le righe di punto alto. Ho fatto quella che abbiamo visto insieme, poi ne ho fatte altre 5 e poi ho rifinito con un giro di punto gambero perché mi sembrava più finito il lavoro, diciamo più rifinito. Allora a questo punto vi faccio vedere come si fa, sono arrivata quasi alla fine, vi faccio vedere gli ultimi punti. È un punto semplicissimo perché non è altro che un punto basso, però anziché fatto
da destra verso sinistra viene fatto da sinistra verso destra, guardate. Quindi adesso io metto l'uncinetto, scappato un punto, metto l'uncinetto normalmente, anziché andare verso sinistra io vado verso destra, quindi vado indietro, ed è per questo che si chiama punto gambero. Infilo l'uncinetto nella maglia precedente, sfilo l'asola, filo sull'uncinetto, sfilo le 2 asole, infilo, sfilo le 2 asole, infilo e sfilo le 2 asole, infilo e sfilo le 2 asole. Ci siamo quasi, abbiamo quasi finito il giro, quindi rivediamo insieme questi ultimi punti. Infilo e sfilo le 2 asole, infilo e sfilo le 2 asole, infilo e sfilo le 2 asole, e siamo arrivati praticamente alla fine del giro. Adesso io entro nella prima maglia, faccio una maglia bassa, poi vado ancora indietro dove riesco a entrare, faccio passare il filo così. Adesso per chiuderlo è un po' complicato, l'ho girato così, lo tiro e dopodiché nasconderò la codina ed ho terminato. Allora, oltre ad aver fatto questo, io sono anche andata avanti e ho fatto una delle 2 gambe, vedete? Allora, una delle 2 gambe che si compone di 4 giri, 2 di punto granny e 2 di punto alto. Iniziamo insieme con il punto granny esattamente dal cavallo. Adesso vi faccio vedere. Quello che non dovrebbe succedere è che si è ingarbugliato un po' il filo. Eccolo qua, trovato. Ok, allora iniziamo da questa parte. Facciamo un cappietto sull'uncinetto e andiamo a infilarci dove avevamo messo il marcapunti, quindi praticamente alla metà precisa del pezzo, o il davanti o il dietro, in questo caso è uguale. Entriamo dentro, ci siamo già entrati per l'altra gamba, ma rientriamo dentro per questa gamba. E facciamo una maglia bassa e 2 catenelle. Lavoriamo 2 maglie alte e poi ci spostiamo nel punto dell'altra parte, quindi se questo era il posteriore, questo è l'anteriore e viceversa. Quindi andiamo a fare la stessa cosa dall'altra parte. Cosa vuol dire questo? Che nel punto in cui noi abbiamo messo il nostro marcapunti avremo 2 gruppi di 3 maglie alte. Ecco, adesso mi è scappato, adesso ve lo faccio vedere meglio, avremo 2 gruppi di 3 maglie alte, ovvero ci entreremo 2 volte, una per la gamba destra e una per la gamba sinistra. Vi ricordate? Questo era il centro del nostro pezzo, diciamo, della parte della pantalone, ecco, scusate, mi ero un po' interrotta, adesso riprendiamo da dove avevamo lasciato. Dunque, come vi dicevo, questa era la parte centrale del pantaloncino, quindi dove avevamo messo il marcapunti per delineare le 2 metà.
e dove andavamo a fare tutte le diminuzioni. Quindi in questo punto qua, proprio in questo punto, noi andremo a lavorare 2 gruppi di 3 maglie alte, uno per la gamba destra e uno per la gamba sinistra. Adesso riprendiamo da dove avevamo lasciato e vediamo che mancano altri 2 punti alti per finire il punto granny. Vedete, adesso così abbiamo da una parte la gamba destra, da una parte la gamba sinistra. Adesso per ogni spazio andiamo a lavorare un gruppo di 3 maglie alte e lo facciamo per tutta la circonferenza del pantaloncino, poi andandoci a ricongiungere come facciamo di consueto con il punto dove abbiamo iniziato. Come vedete, io non ho iniziato da questa parte e poi per poi ricongiungermi con l'altra, ho iniziato dall'altra parte in modo che la giuntura venga più regolare, e quindi ho voluto iniziare dall'altra parte per evitare che qua in aggiunta alla giuntura delle 2 gambe ci fosse anche la giuntura della fine del giro. Ho preferito evitarla questa cosa proprio perché avrebbe creato sicuramente un inestetismo, e quindi ho preferito fare in questa maniera. Quindi adesso io vado avanti per tutta la circonferenza della gamba. Vedete, in ogni punto dove c'è lo stacco tra i 2 gruppi di 3 maglie alte, io vado a fare un gruppo di 3 maglie alte al contrario, perché vedete, questi sono da questa parte e quelli che sto facendo sono esattamente al contrario. Questa cosa, come vedrete, non sarà visibile quando noi poi andremo a indossare il pantaloncino, per cui voglio dire, non crea nessun tipo di inestetismo. Vedete, già si comincia ad avere un po' la percezione di quello che è il prodotto finito, diciamo così. Quindi adesso vado avanti e dopodiché, finiti i 2 giri a punto granny, quello che farò sarà esattamente quello che ho fatto per la cinturetta. Quindi per ogni maglia alta del giro sottostante andrò a lavorare una maglia alta, stavolta senza abbandonando il punto granny e lavorando comunque un punto alto tradizionale in questa maniera. Quindi ci vediamo alla fine della gamba, che sarà sostanzialmente poi la fine del pantaloncino. Ci vediamo dopo. Ed ecco terminato il pantaloncino, vedete? Allora, io ho finito le 2 gambe, così come vi dicevo. Adesso devo mettere dentro i fili di lavorazione, ma diciamo che è poco lavoro che è rimasto. Allora, ho fatto le 2 gambe, come vi dicevo, con le 2 righe di punto granny e le 2 righe di punto alto. Poi ho rifinito inserendo una cinturetta realizzata semplicemente con una catenella in un colore contrastante, che ho fatto passare ogni 2 maglie alte del bordino. Vedete, quindi avete il pantaloncino rifinito, perfetto. Come vi dicevo, questo pantaloncino ha una vestibilità che dovrebbe essere intorno a una S, diciamo una S, da una S a una M. Ha dunque la vita senza la cinturetta si allarga fino a 40 cm, mentre i fianchi sono larghi 50 cm. Significa che praticamente la circonferenza della vita è di 80 cm, mentre la circonferenza dei fianchi è di 100 cm. Come vi dicevo, appunto, questa veste sicuramente una S fino a una M, penso, quindi dovrebbe andare bene. In ogni caso vi consiglio sempre, quando fate un lavoro di questo tipo, di fare un campione, di fare le figure, di prendere le misure in modo da avere, diciamo, dei valori di riferimento. Il pantaloncino è finito. A questo punto io vi ringrazio per avermi seguita fin qua e vi ricordo che se non l'avete fatto potete iscrivervi al canale e cliccare la campanella in modo da non perdere nessuno dei prossimi aggiornamenti, e vi aspetto per i prossimi tutorial. Vi ringrazio ancora, buon lavoro e buon divertimento.